Ciao ragazzi, bentornati qua nel mio canale YouTube. Volete spendere realmente, ma realmente bene 150 euro, che non sono pochi, sono il primo a dirlo, ma volete spenderli realmente bene per un prodotto valido? Ecco, queste sono le Ola Dance cuffie Bluetooth. Ragazzi, sono pazzesche, veramente, ve lo dico di tutto cuore. Loro mi hanno stra convinto, vi racconto come vanno, vi faccio sentire anche una chiamata. Vi dico perché mi hanno convinto così tanto in questo video. Inizio questo video però raccontandovi, se vogliamo, un piccolo aneddoto su queste cuffie, perché mi ha contattato l'azienda mandandomi il link su Amazon. Sono andato a controllarlo, visto che costavano 200 euro, e mi sono detto: sono pazzi, un nome che non ho mai sentito in vita mia, e propongono un paio di cuffie a questo prezzo. Poi però mi sono guardato le recensioni di chi le aveva comprate su Amazon ed erano praticamente tutte a 5 stelle, e quindi mi sono detto: no, allora le provo, voglio realmente controllare se le recensioni erano magari state comprate o se erano loro un prodotto valido, e ve lo posso assicurare, avevano tutti ragione. Ma insomma, partiamo a raccontarvi del case. Anzi, prima di tutto, lo sapete, canale Telegram Dillitech, loro ci sono già finite in sconto con la classica casellina coupon, costavano circa 150 euro, prezzone, credetemi, per quello che offrono. Ma perché sono così entusiasta? Beh, non per il case, dai, se vogliamo non è quella la particolarità, perché il case è abbastanza classico, anzi, tra l'altro è parecchio ingombrante, non ha la ricarica wireless, ha solo sul retro la classica presa Type-C, mentre sulla parte frontale abbiamo il piccolo LED di notifica che ci fa capire che sono in carica. Quando noi le apriamo, tra l'altro, le cuffie si illuminano per farci capire che sono state collegate correttamente al case, ma ecco, questa è una vera particolarità in senso negativo, se vogliamo, ma poi capirete che non lo è negativo. Però il case non ha una batteria integrata, quindi quando le andate a riporre loro non si ricaricano, semplicemente lui serve da intermezzo, diciamo da solita di caricatore per le cuffie stesse una volta che è collegato. E voi direte: come non le ricarica? Ma allora sono scarse? No, fermi lì, poi vi faccio vedere quanto dura la batteria di una singola ricarica di queste cuffie. Ecco, prima di parlare però della singola ricarica delle cuffie, vi parlo proprio delle cuffie, perché hanno un design che è veramente particolare. Cioè, guardate che design particolarissimo. È particolarissimo non solo per come sono fatte, ma anche proprio per come si vanno a posizionare nell'orecchio. Infatti la parte principale, ovvero quella frontale, si va proprio ad appoggiare sul lato dell'orecchio, ma non va ad entrare, quindi non vi dà quella fastidio, quel senso di qualcosa che è dentro l'orecchio, tipico delle cuffie col gommino, ma anche un po' delle cuffie stile AirPods, per intenderci. Sulla parte frontale abbiamo poi il LED di notifica, abbiamo anche un'ampia zona touch, ampia, veramente ampia, molto comoda, poi vi faccio vedere, mentre sulla parte interna c'è praticamente la parte dell'auricolare vero e proprio, che va a sparare la musica all'interno dell'orecchio, ma non va dentro l'orecchio, mentre poi abbiamo ben 4 pin per la ricarica. C'è poi una nastina e in fondo c'è la batteria, che capite, vedete quanto grande è, e quindi loro sono molto comode perché le andate proprio ad avvolgere attorno all'orecchio, non vi danno fastidio, non sono ingombranti, non si fanno sentire, non vanno dentro l'orecchio, e quindi capite che sono fenomenali queste cuffie se le utilizzate magari per andare a correre, oppure nei mezzi pubblici, oppure potete utilizzarle anche in bicicletta. Sono fantastiche da utilizzare in tutte le circostanze in cui dovete comunque riuscire a continuare a sentire la parte esterna. È vero, ci sono anche altre cuffie, come per esempio diciamo quelle a conduzione ossea, che si vanno a appoggiare qua, però la qualità audio non è nemmeno paragonabile. Adesso vi parlo anche di quello. E poi ci sono le altre invece stile AirPods, che andate a metterle, però comunque quando ascoltate musica vi vanno a isolare tanto, cosa che non avviene con queste. Ecco, volevo parlarvi però prima un attimo della batteria, perché come vi dicevo il case non ha una batteria integrata, quindi non le va a ricaricare, ma nonostante questo loro sono fantastiche. Guardate un po', vi faccio vedere con una singola ricarica dove sono arrivato, ragazzi, dove sono arrivato.
Sono partito alle 10 che ero al 100%, dopo un'ora alle 11 ero al 90%, tutto questo finché le stavo continuando ad utilizzare con un volume medio-alto, quindi diciamo a un 80%, 70-80%, dopo 2 ore ero alle 12 al 90%, dopo 4 ore alle 14 ero al 70%, dopo oltre 5 ore alle 15:20 ero al 60%, quindi capite che probabilmente con utilizzo in continuo arrivavo a 12-13 ore di utilizzo, che non sono le 16 reclamizzate, perché probabilmente le hanno calcolate con un volume più basso di quelle a cui le ascoltate io, ma ragazzi vuol dire un'autonomia veramente pazzesca che asfalta tutte le altre che potete trovare sul mercato con una singola ricarica. Ma vi dicevo la qualità audio, ecco, la qualità audio è qualcosa che è sorprendente per come sono fatte, per il fatto che non vi entrano dentro l'orecchio, perché ragazzi dovete tenere conto che qua c'è un speaker che è da ben 16,5 mm, 16,5 mm, il suono qui è davvero completo, mancano solo un po' di bassi, quelli più potenti, quelli che insomma vi fanno tra virgolette tremare il timpano, qua non ci sono, ma il suono è davvero davvero completo, nettamente superiore rispetto a tutte le cuffie con conduzione ossea e diciamo paragonabile a quelle delle classiche AirPods, vado a ripetere ma lì caschiamo, davvero pazzesco. E in più potete andare a gestire tutte queste cose insieme ai comandi touch dall'applicazione. Ecco, prima vi parlo dei comandi touch perché è un'altra di quelle cose che è pazzesca, che mi ha convinto tantissimo di queste cuffie. Come vi dicevo, vengono dati sulla parte frontale della stina e abbiamo finalmente su delle cuffie, fatto davvero bene, la possibilità di controllare il volume con uno swipe. Funziona perfettamente, è riconosciuto da tutti i telefoni e non solo, anche da smartwatch e altre cose, e l'area di comando è enorme, la si trova in un secondo. Tra l'altro tutta quell'area di comando così grande funziona anche per gli altri comandi classici, come per esempio il singolo tap per il play pausa, il doppio tap che da un lato manda avanti la traccia mentre dall'altro lo manda indietro, oppure il triplo tap con il richiamo dell'assistente vocale. Naturalmente, come vi dicevo, tutti questi comandi sono gestiti dall'applicazione. C'è un'applicazione proprietaria semplicissima ma chiara, fatta bene, benissimo. Infatti potete gestire non solo diciamo quelli che sono i comandi, come vedete c'è proprio una sezione apposta, ma potete anche andare a scegliere il bilanciamento del volume tra auricolare destro e auricolare sinistro, come potete anche andare a equalizzare in modo personalizzato l'ascolto della musica, quindi magari nel mio caso vedete che ho aumentato un po' di più i bassi perché mi piacciono e ho reso il suono così secondo me ancora più pieno. Tra l'altro segnalo che ho ricevuto anche un aggiornamento, ve lo metto qua di fianco, ho ricevuto anche un aggiornamento, segno che queste cuffie sono, diciamo, gestite, vengono ancora aggiornate, potrebbero ancora migliorare, anche se francamente non so dove potrebbero migliorarle ancora, però insomma vuol dire che ci stanno dietro. Ok, tutto bellissimo, tutto fantastico, quindi ma possibile che non abbiano difetti? No, in realtà il difetto ve l'ho detto prima, il case non ha la ricarica wireless, difetto per così dire, e in più non ha una batteria integrata, ma ripeto, con 16 ore di utilizzo ci sono cuffie che nemmeno con 3-4 ricariche vi arrivano a 16 ore, o 14-13, quelle reali che riescono a fare. Ragazzi, sono fantastiche, non ci avrei mai creduto, ma anche per, diciamo, la chiacchierata in telefonata sono pazzesche. Non solo quando siete fermi, non solo in ambienti silenziosi, ma sentite in questo spezzone di video quanto bene vanno anche finché le state utilizzando magari a 20-25 km all'ora. Allora ragazzi, vado a fare il solito test di registrazione di una chiamata utilizzando le cuffie, le Ola Dance. E adesso in questo momento sono sul mio monoruota e sto andando a una velocità di circa 5-6 km. Allora, quindi diciamo che sarebbe come una passeggiata veloce. Ora, su questa zona qua inizio ad accelerare così avete l'opportunità di sentire quanto in realtà bene si sente. Tra l'altro sta arrivando anche una macchina là in fondo, quindi sentite anche quanto cambia quando ci sono ulteriori rumori di fondo e quanto in realtà bene funziona comunque tutto sommato la cancellazione dei rumori. È chiaro, chiaramente entra tanto rumore, però dai miei test precedenti si riusciva comunque a sentire molto bene la chiamata. Adesso sta bippando, sentirete un piccolo bip, vuol dire che ho raggiunto comunque i 23 km all'ora, Che è un'ottima velocità, ve lo assicuro.
c'è tanto vento quindi, però comunque la conversazione si riesce a fare. Adesso rallento di nuovo e di nuovo sono tornato a circa 4-5 km all'ora, vedete sul monoruota, e questa è diciamo la qualità della chiamata che si riesce ad avere con queste cuffie, che però ragazzi vi dico che è tantissima cosa perché non hanno l'asticina, ma nonostante questo appunto le chiamate si riescono a fare. Cioè, avete sentito? Avete sentito come si può sentire una conversazione con queste cuffie? È davvero sorprendente, ve lo assicuro, è tra le migliori, sono tra le migliori cuffie in assoluto che non hanno lastina per qualità audio, l'avete sentito voi stessi, e quindi ragazzi sono davvero super consigliate. Ve le consiglio così tanto, non tanto perché me le ha mandate l'azienda, ma perché le ho provate, sono super soddisfatto, e loro diventeranno le mie cuffie ufficiali per andare a correre. Davvero un prodotto eccezionale, costa 150 euro, ma sono 150 euro che, vi ripeto, sono spesi benissimo. Vi assicuro che se le comprate poi non tornerete indietro, ve lo assicuro. Questo è tutto quello che vi dovevo raccontare. Non avrei mai pensato di tornare a fare un video dedicato delle cuffie, ma quando si parla di un prodotto così riuscito non potevo assolutamente esimermi. Io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao da Daniele Pintus.